Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Nelle ultime 2 domeniche l'Evangelista Marco ci ha raccontato i primi episodi della vita pubblica di Gesù. Ricordiamo che è entrato nella sinagoga di Cafarnao, ha scacciato il demonio da un ossesso, poi è entrato nella casa e ha curato la febbre della suocera di Pietro, poi è uscito sulla piazza e ad attenderlo e c'erano persone afflitte da tutte le infermità. È questa l'umanità che Gesù ha incontrato. Del resto, se scorriamo il Vangelo, noi troviamo sempre Gesù che ha a che fare con persone che gli presentano il loro bisogno di essere aiutate, un'umanità malata, quella che lui è venuto non a condannare o a giudicare, ma a curare. E oggi l'Evangelista Marco ci racconta un'altra guarigione, la cura dalla malattia più temuta in Israele, la lebbra. È una malattia che non uccide, ma sfigura, deturpa la persona, la rende ripugnante, irriconoscibile, scostante. Il lebbroso incuteva paura perché poteva contagiare, per questo era abbandonato anche dai familiari e emarginato dalla società. E c'era la disposizione del Levitico di come doveva comportarsi un lebbroso. Doveva rimanere là nei boschi, lontano dalla società, portare vesti strappate, il capo scoperto, coprirsi la barba, e se qualcuno gli si fosse avvicinato inavvertitamente doveva subito urlare: allontanati perché io sono una persona immonda. Normalmente queste povere persone vivevano in grotte o in capanne e il loro sostentamento era affidato ai familiari o a qualche persona misericordiosa che portava loro il cibo, ma non glielo consegnavano in mano, lo lasciavano in un certo luogo e le persone dovevano venirselo a prendere quando queste persone misericordiose si erano allontanate. Il lebbroso, dice il libro dei Numeri, parlando della sorella di Mosè, è come uno a cui il padre ha sputato in faccia, rifiutato addirittura dal padre. E il libro di Giobbe dice che la lebbra è la primogenita della morte, ritenuta incurabile. Curare un lebbroso equivaleva al tempo di Gesù come risuscitare un morto. Ricordiamo la risposta che dà il re di Israele quando riceve la lettera del re di Damasco che gli dice di curare il generale del suo esercito, Naaman. Dice: ma il re di Damasco pensa che io sono Dio per poter curare la lebbra? E la condizione del lebbroso era la peggiore che si potesse immaginare, perché erano tenuti lontani dagli uomini e anche lontani da Dio, perché chi era colpito dalla lebbra voleva dire che era un grande peccatore e Dio lo aveva punito per questo. Per cui il lebbroso non suscitava nemmeno compassione, perché era andato a cercarsi la disgrazia che aveva dovuto subire. Per tutto questo, la lebbra era diventata l'immagine della condizione in cui si riduce il peccatore. Chi cade nel degrado morale si riduce come un lebbroso. Lo stato del lebbroso è lo specchio della condizione del peccatore. Dicevo che la lebbra non uccide, ma ti fa perdere la sensibilità,
per cui una persona può scottarsi, ferirsi, non si rende conto, ma le conseguenze poi sono molto gravi. Ed è esattamente ciò che accade a chi perde la sensibilità morale. La lebbra ti fa perdere la sensibilità fisica, ma la lebbra spirituale ti fa perdere la sensibilità morale, non distingui più ciò che è bene e ciò che è male, ciò che ti umanizza e ciò che ti degrada, e diventi irriconoscibile come uomo. Pensiamo, la persona dissoluta, il criminale, perde l'aspetto umano, ma anche chi è disonesto, un imbroglione, una rivista, un attaccabrighe, l'egoista, perde la sembianza umana, diventa scostante. Queste persone sono brutte, brutta gente, diciamo noi, dalla quale è meglio stare alla larga. Di queste persone non ci fidiamo, cerchiamo di non avere nulla a che fare con loro e li emarginiamo come se fossero dei lebbrosi. E pensiamo anche all'immagine dell'umanità, l'immagine dei demoni che sono presenti in questa umanità, delle malattie che affliggono l'umanità, ma l'immagine più forte è quella di un'umanità lebbrosa, dove ci sono violenze, ingiustizie di ogni tipo, dove si devasta il creato perché ognuno pensa a se stesso. Ecco, questa umanità che si presenta come degradata, brutta, e molti dicono che questa lebbra spirituale che deturpa la persona e anche l'umanità, dicono, è incurabile. Gli uomini saranno sempre così, cattivi, egoisti, saranno in competizione gli uni con gli altri, si faranno del male. È una lebbra incurabile. Questa è la domanda. È davvero incurabile questa lebbra che deturpa le persone e anche l'umanità? Ecco la domanda a cui risponde il brano evangelico di oggi. È vero? Questa lebbra è incurabile per gli uomini, ma Dio può introdurre nel mondo una parola che cura la lebbra. Leggiamo in questa luce, in questo simbolismo, l'episodio che adesso ascoltiamo. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Nei Vangeli noi vediamo che le persone malate in genere non vanno da sole da Gesù, c'è sempre qualcuno che si prende cura della loro condizione, alla speranza che possono essere guarite e le portano a Gesù. Il lebbroso invece va da solo. Nessuno lo poteva accompagnare perché nessuno gli si può avvicinare, ma soprattutto nessuno ha la speranza che possa essere recuperato alla vita, al rapporto con le persone e con Dio. La sua condizione è davvero disperata. Lui ha perso tutto, la famiglia, gli affetti, gli amici, e ha perso anche il rapporto con Dio. Non può essere curato perché solo Dio lo può guarire, ma lui non può rivolgersi a Dio perché lui lo sa che nella sua condizione lui fa schifo a Dio, lo rifiuta. Nel Tempio non può mettere piede. Ecco, questa è l'immagine di Dio che è stata inculcata nel cuore di questa povera persona. E stiamo attenti, perché è ancora l'immagine di Dio che è presente nel cuore e nella mente anche di tanti cristiani. La concezione di Dio che se sei brutto, sporco e cattivo
lui non ti guarda, vuole che tu gli stia lontano e se per caso muori senza chiedergli scusa, lui ti rifiuta per sempre. Se invece sei bello, buono, allora lui ti accoglie nelle sue dimore eterne. Ecco, la prima condizione per poter essere curati dalla lebbra è sapere che prendere coscienza che questa è un'immagine diabolica di Dio, per cui non si può essere curati dalla lebbra se non ci si accosta a Dio, se ci si sente rifiutati da Dio. Questo lebbroso, infatti, va da Gesù, fa un qualcosa che contrasta con le disposizioni dettate dalla religione giudaica, dalle tradizioni stabilite dai rabbini. Giungerà alla guarigione proprio perché ha il coraggio di staccarsi da questa immagine di Dio e ricorre a Gesù. Ha certamente sentito parlare di lui come di un uomo di Dio, come Eliseo che aveva curato Naaman. Vediamo come si accosta a Gesù. Si butta in ginocchio. Non sa ancora quale sarà la reazione di Gesù perché lui non si può avvicinare, sta trasgredendo delle disposizioni religiose. E gli dice: se tu vuoi, puoi purificarmi. Non dice guarirmi, purificarmi. Lui non può accostarsi alle persone e a Dio perché è immondo. Lui dice: sto vedendo che tu mi presenti un Dio diverso da quello che mi è stato insegnato dai rabbini. Tu puoi purificarmi. Adesso vediamo la reazione di Gesù nei dettagli, perché ci mostra la vera immagine di Dio, quell'immagine di Dio al quale il lebbroso si può accostare nella certezza di essere accolto e curato. Il testo dice: mosso a compassione, il verbo greco è splanknistheis, mosso a compassione. Ma qui c'è un problema testuale. Per quale ragione? Perché non pare che questo sia il verbo che è stato impiegato dall'Evangelista Marco, che invece ne ha impiegato un altro, orgisteis, che vuol dire sia indignato, sia arrabbiato. I biblisti, quando si trovano di fronte a due termini e non si sa qual è quello che è stato impiegato dall'Evangelista, devono scegliere quello più difficile. Ora, fra i due, mosso a compassione o si è indignato di fronte al lebbroso, il più difficile è certamente il secondo, perché è molto più facile che un copista, non avendo capito il perché Gesù si indignava, ha messo splanknistheis e si è commosso, mentre invece se ci fosse stato il verbo e Gesù si è commosso, a nessuno sarebbe passato per la mente di dire che si è indignato. Noi teniamo il verbo che con tutta certezza è stato quello impiegato da Marco. Gesù si è indignato. Cerchiamo di capire allora questo moto d'ira di Gesù, che si è trovato di fronte a un povero uomo lebbroso che si sente uno scomunicato, mentre invece una persona bisognosa di essere aiutata. Gesù si indigna che sia stato inculcato nel cuore di questa povera persona questa immagine di Dio. È l'indignazione di Dio di fronte alla predicazione deturpata della sua identità. E dall'indignazione vi confido che provo anch'io quando incontro delle persone che si sono allontanate dalla Chiesa e da Dio proprio a causa di questa predicazione di un volto blasfemo di Dio. Dio non è come quello che una certa tradizione ha insegnato. E adesso inizia
il capovolgimento dell'immagine di Dio. Il Dio vero è quello che noi adesso vediamo in Gesù, non quello della tradizione. Tutti i gesti ci parlano del vero Dio. Gesù stende la mano. Non c'era bisogno, bastava che la sua parola curasse il lebbroso, perché richiama il fatto che ha steso la mano. È un'espressione che noi troviamo nell'Antico Testamento. Quando Dio stendeva la mano, colpiva i nemici del suo popolo. E non si tratta di persone. Quando Dio stende la mano, i nemici non sono le persone, sono i nemici dell'uomo che vengono colpiti. E in questo caso non è il lebbroso che viene colpito dalla mano di Dio, ma è la lebbra, è ciò che distrugge nell'uomo l'immagine che è quella del suo creatore, e poi lo tocca. Il tatto è il senso che ci pone più in relazione con gli altri, perché io posso guardare, sorridere all'altro, dirgli che gli voglio bene, ma fino a quando non lo tocco, fino a quando non l'abbraccio, non c'è il pieno coinvolgimento affettivo, la completa accoglienza dell'altro. Gesù tocca il lebbroso, accarezza il lebbroso. Questo è il nostro Dio, il Dio che noi vediamo adesso in Gesù di Nazaret. I farisei lo immaginavano il Dio separato, santo, e qui invece si trovano di fronte a un Dio che già nel battesimo si è messo accanto ai peccatori. Qui addirittura accarezza il lebbroso e gli dice: lo voglio, sii purificato, e subito la lebbra scompare ed è guarito. Secondo la tradizione, quando una persona pura toccava un lebbroso che era impuro o toccava qualcosa di impuro, non era la sua purità che purificava l'impuro, ma era l'impurità che era più forte. E qui invece avviene il contrario. Non è Gesù che diventa impuro, ma in Gesù c'è una forza che cura ogni forma di impurità. E questo è il Dio al quale oggi noi possiamo accostarci, sapendo che Lui ci accarezza, qualunque sia la lebbra che ha deturpato il nostro volto umano, il volto che deve essere l'immagine e fatto a somiglianza di Dio. E adesso c'è una reazione sorprendente di Gesù nei confronti del lebbroso che è stato purificato. Sentiamo. Ammonendolo severamente, lo cacciò subito fuori e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. E adesso l'Evangelista Marco inserisce un versetto sul quale credo che molti predicatori cercheranno di sorvolare. Ammonendo severamente il lebbroso che è stato guarito, lo cacciò fuori. Come mai Gesù lo ammonisce, lo rimprovera e lo caccia fuori? Lo aveva appena accarezzato. Vengono impiegati qui due verbi greci molto forti. Il primo, embrimao, letteralmente significa brontolare, ringhiare. Qualcosa deve avere davvero irritato Gesù in questo lebbroso. E poi il verbo ekballein, cacciar fuori, come se lo prendesse a pedate. Ma cosa fa questo lebbroso per fare indignare così Gesù? Come mai lo ammonisce, come mai lo caccia fuori? Il rimprovero vuol dire che il lebbroso ha fatto qualcosa che non doveva fare, doveva stare più attento. Ha creduto
che Dio lo aveva escluso dal suo amore. Gesù è come se gli dicesse: come hai potuto pensare questo di Dio? Dio non esclude nessuno dal suo amore, in qualunque condizione si trovi. Ci sono anche oggi delle persone che sono convinte, per la loro situazione, perché hanno commesso delle colpe, perché vivono in una condizione di peccato, perché non possono accostarsi ai sacramenti, non possono fare la comunione, sono convinte che Dio non le ami, che Dio le escluda, che Dio le rifiuti. Come possono pensare una cosa del genere? Gesù si indigna, anzitutto con chi ha parlato così di Dio, ma rimprovera anche chi ha creduto in questa catechesi. Come potete pensare di essere esclusi dall'amore di Dio? Non c'è peccato, non c'è colpa, non c'è condizione che non ti possa far sentire amato dal Padre del Cielo. Ricordiamo ciò che dice la prima lettera di Giovanni, una delle frasi più belle della Bibbia. Anche se il tuo cuore ti rimprovera, ricordati, Dio è più grande del tuo cuore e quindi hai anche delle responsabilità se tu dai la tua adesione a queste castronerie che sono state predicate su Dio. Non dovevi dar retta a chi ti predicava queste menzogne su Dio e poi lo caccia fuori. Non si dice che fossero in una stanza, anzi, con tutta probabilità erano all'aperto. Da che cosa lo caccia fuori? Da quell'ambiente religioso, da quella mentalità, da quella catechesi che fa irritare Gesù. Ecco, egli dice: non dire niente a nessuno, presentati al sacerdote a testimonianza per loro o contro di loro. C'ha due significati il testo greco. Non deve raccontare il miracolo, che potrebbe essere equivocato. Deve solo presentarsi ai sacerdoti, che in quel tempo erano l'ufficio igiene che doveva verificare accuratamente se una persona era guarita dalla lebbra e quindi poteva essere riammesso nella società. A testimonianza per loro o contro di loro. Deve testimoniare al sacerdote che Dio non esclude dal tempio i lebbrosi come loro fanno, perché Dio ama ogni uomo. E adesso sentiamo che cosa fa il lebbroso che è stato purificato. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Il lebbroso guarito si allontanò e cominciò a divulgare il fatto. Quindi avrebbe trasgredito l'ordine che Gesù gli aveva dato di non dire nulla a nessuno. Ma il testo originale greco non dice così. Dice non che si allontanò, ma exelthon, uscito. Lui è venuto fuori. Da che cosa? Lui era dentro un'istituzione religiosa che gli aveva inculcato idee insensate su Dio e Gesù lo aveva cacciato fuori. Lui era uscito, si era allontanato dalla cerchia di coloro che lo avrebbero voluto mantenere fedele alla catechesi dei rabbini. È uscito e non solo non vuole più rientrare, ma vuole che anche gli altri escano, che sperimentino la sua liberazione e la sua gioia. E cominciò a proclamare e a divulgare non il fatto, ton logon, il messaggio. Vuole che tutti sappiano
ciò che lui ha capito, cioè va a dire a tutti: guardate che Dio non è come ci hanno insegnato. Dio non discrimina gli uomini, offre a tutti il suo amore. Io ero lebbroso e ho capito che lui mi amava perdutamente. Questo lo dovete sapere tutti. E qualcuno forse a questo punto potrebbe sollevare l'obiezione: ma se Dio ama tutti, anche coloro che si comportano male, allora io faccio quello che voglio. Che bello essere lebbrosi, vero? Sarebbe come se il lebbroso guarito dicesse: siccome Dio mi vuol bene lo stesso, io preferisco tornare a essere lebbroso. Un'insensatezza di cui è meglio non parlare. Sta dicendo: ricordati, quando ti senti lebbroso, non sentirti lontano da Dio. E proprio perché ti senti amato, tu ti accosterai a Lui, che è l'unico che ti può curare, l'unico che ti può far diventare bello, simile al Padre del cielo. E a questo punto, dice l'Evangelista Marco, Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma doveva stare fuori. Per quale motivo? Perché lui è diventato impuro, ha toccato un lebbroso e quindi deve allontanarsi dalla gente pura. Bello il nostro Dio, che va dove ci sono i lebbrosi, non dove ci sono quelli che si ritengono giusti. Però conclude il testo dicendo che tutti accorrevano verso di lui. Si va verso Dio quando si capisce che Lui ci ama così come siamo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.